Anche nel periodo estivo continua la minuziosa opera di pulizia dalle foglie, dai tralci troppo lunghi, troppo espansi, per cercare di liberare il più possibile il grappolo da tutte quelle che sono le possibili ombre e quindi dalla esclusione della luce. La luce infatti è fondamentale per permettere lo sviluppo del grappolo e la perfetta maturazione. E infine, oltre alla luce, abbiamo anche l'aria, per cui il vento che libera il microclima attorno al grappolo da tutte quelle che sono i possibili rischi di infezioni fungine proprio a carico dell'uva e dell'acino. Oltre a quest'opera sapiente, il viticoltore ha anche il compito importante del diradamento, ossia andare a eliminare i grappoli o parte di grappolo che sarebbero di peso per la pianta. Al termine di queste minuziose opere noi troveremo i grappoli ben distesi, scoperti dalle foglie, pronti per acquisire il giusto grado di maturazione. Non solo l'uva matura d'estate, ma anche l'altro prezioso frutto coltivato su queste colline, la nocciola. All'inizio Novecento, fine 800, inizio Novecento, quando le malattie allora terribili come l'ovidio, la peronospora, la filossera demolirono gli antichi vigneti da terrazzamento, la nocciola nacque come ripiego sugli stessi terrazzamenti, utilizzata anche per far l'olio quando scarseggiava quello d'oliva. E poi man mano intensificatasi negli impiantamenti. Negli ultimi anni abbiamo iniziato a coltivare e trasformare il prodotto che facevamo, quindi il mercato è cambiato, non va più all'industria ma rimane alle pasticcerie, alle piccole aziende e soprattutto il prodotto più apprezzato negli ultimi anni è la nocciola tostata, venduta in purezza soltanto per un consumo diretto. La nocciola Piemonte in questo campo non ha rivali perché è la migliore e la più buona in senso assoluto su tutte le altre. Ha un sapore molto equilibrato, fruttato e nel tempo resiste meglio all'irrancidimento del frutto, quindi dopo la tostatura ha un tempo di conservazione molto più lungo. Probabilmente c'è un legame fra clima, fra terreno, esposizione della langa al sole. Queste nuove macchine moderne raccolgono le nocciole, foglie, tutto quanto. Quindi a casa abbiamo la prima parte di trasformazione che è la pulitura, vengono pulite le nocciole, tolte tutte le parti che non sono nocciole, quindi un rametto di legno, una foglia o quant'altro. E la cosa più importante della nocciola dopo la raccolta è l'essiccazione, deve essere fatta seccare perché ha circa un 20-25% di umidità e per essere conservata ha bisogno di essere portata fino a un 10-12% di umidità. Quindi abbiamo l'essiccatore che la fa seccare, dopodiché può iniziare la seconda fase che è la sgusciatura. Di seguito viene la tostatura e qui viene una differenziazione, le nocciole più belle e più grandi per il consumo diretto, cioè intere così, e quelle più piccoline invece per fare farina, pasta e quindi dolci, cioccolato, creme. La confraternita della nocciola tonda gentile di Langa
è un gruppo di persone, un'associazione nata nel 2000 allo scopo di promuovere e valorizzare il territorio dell'Alta Langa e il suo prodotto simbolo più importante, la nocciola tonda gentile delle Langhe. Ci si trova spesso, soprattutto per organizzare eventi, manifestazioni, sia a Cortemiglia, dove abbiamo la sede, sia al di fuori. Ogni circolo gastronomico tiene nel corso dell'anno la sua festa. Normalmente vengono chiamate diete o capitoli, un po' anche perché la storia medievale chiamava così gli eventi, no? I grandi raduni. Sempre la terza domenica di settembre siamo a Levice per la 19ª dieta della confraternita della nocciola tonda gentile di Langa. Si avrà occasione anche di incontrare molti francesi. In Francia le confrérie sono degli istituti molto importanti, addirittura sovvenzionati dallo Stato per il loro ruolo promozionale che svolgono. Noi abbiamo la fortuna tutti gli anni di averne almeno una cinquantina, grazie anche alla presenza di 2 nostri ambasciatori cortemigliesi che però abitano in Francia, che partecipano agli eventi francesi. Sei pronto a promuovere la nocciola tonda gentile delle Langa in Italia e nel mondo? Sì. La nocciola negli ultimi 20 anni è cresciuta moltissimo, è cresciuta come prodotto, è cresciuta come prodotto di qualità, è cresciuta come volume di coltivazione, no? Si trovano almeno 10 volte gli impianti degli anni 80 oggi nella nostra regione. Se volete una nocciola da mangiare a casa e gustarne la massima qualità, venite a cercarla in Alta Langa, perché qui è nata.